Ciao, io sono Gid, benvenuto sul mio canale. Se vuoi sapere come far volare il tuo drone oltre i 120 metri di quota, ma in maniera legale, ti consiglio di seguire il mio video. Bene, ed eccoci sul campo. Siamo decollati, il drone sta salendo in verticale e svegliamo subito il primo segreto per poter far volare il nostro drone oltre i 120 metri rimanendo nella legalità. È già indicato il nostro target e forse avrete già capito, ci troviamo in un ambiente montano e andremo in quella direzione a salire lungo il profilo della montagna. Quindi stiamo ancora salendo in verticale e siamo su un terreno pianeggiante, ma ci avviciniamo alle pendici della montagna. Occhio all'altimetro sulla sinistra in basso che segna già quasi i nostri 120 metri fatidici che abbiamo superati in questo momento. Guardate però quanto sono vicine le piante rispetto all'indicazione di 140 metri adesso del nostro altimetro. Ciò significa che noi siamo con il drone più vicini al terreno di quello che l'altimetro sta indicando. Ed ecco apparire anche l'avviso di DJI che abbiamo superato i 150 metri. In effetti non è tarato secondo le leggi italiane questo avviso, ma noi continuiamo a salire dando un'occhiata verso il basso. Faremo ora un salto verso l'alto, eccoci a 299 metri, 300 superati. Vediamo di fronte a noi una parete di roccia, quello che vediamo in mezzo che ci svela il colore del cielo molto bello è un colle. Le riprese sono state fatte a marzo di quest'anno. Vedete la strada innevata che porta al colle, una zona molto bella soprattutto d'estate. Ovviamente d'inverno si può raggiungere solo con le pelli di foca o con le ciaspole. E saliamo ancora, siamo vicini ai 400 metri ormai. Adesso andremo a vedere anche da altre inquadrature l'ambiente che ci circonda. Siamo ormai a 424 metri e diamo un'occhiata verso il basso, vediamo la strada sotto di noi. Ora andremo a vedere meglio con alcune riprese che sono state girate in un altro volo, eccolo, esattamente da dove siamo partiti, che ora apparirà nel centro del video, eccolo. Dove siamo ora, quindi potete notare siamo oltre 400 metri, ma attenzione a cosa abbiamo sotto di noi, molto più vicino, quindi la strada, gli alberi, e come potete notare ci troviamo in una zona più che percorribile in quanto vicini al terreno, più vicini dei 120 metri consentiti. Ancora lo noteremo ancora su un'altra ripresa successiva. Notate ancora l'altimetro 3,29, quindi siamo oltre 300. Qui ci abbassiamo 2,50. Guardate la strada in alto, quell'anello di asfalto in alto a sinistra come lontano, mentre invece guardate gli alberi sulla destra sono esattamente sotto di noi. Qui siamo oltre 200 metri segnati dall'altimetro, e cioè oltre 200 metri dal punto in cui noi siamo decollati, che è ancora in fondo ai piazzali che vedete di quella strada. Eccoci che stiamo rientrando, siamo rientrati anche sotto i 120 metri e torniamo alla base. Bene, ed eccoci tornati in studio. Cerchiamo con questo grafico un po' rapidamente di capire esattamente la dinamica del volo. Quindi abbiamo il nostro drone su un terreno pianeggiante e siamo al punto di decollo. Andiamo a segnare subito i 120 metri che sono quelli consentiti se avessimo solamente terreno pianeggiante vicino a noi. Ovviamente il drone lo portiamo a volare in questa zona, lo potremo portare a volare in questa zona, ma non potremo superare i 120 metri. Fortunatamente in questo caso abbiamo una montagna che è segnata qui in sezione di fianco a noi,
nel volo reale l'abbiamo vista frontale, per cui per comodità la vediamo in sezione, e questa montagna ha questo profilo percorribile. Quindi per spiegare meglio cosa è successo in questo volo andiamo a costruire un altro profilo seguendo esattamente quello della montagna, e andiamo a costruire, avendo un altro profilo a 120 metri, un canale percorribile dal nostro drone, eccolo qua, che si può spostare in ogni punto di questa area. Bene, allora andiamo a capire ancora meglio con l'aiuto del grafico. Abbiamo segnato qui un punto molto più elevato dal punto di decollo, quindi il nostro controller, il nostro altimetro segna 2,40, e però, come potete notare, stando all'interno del canale, eccoci ancora nella piena legalità. È facile capire quindi che mano a mano che noi proseguiamo, rispettando sempre i 120 metri, l'altimetro possa segnare quote decisamente superiori, in questo caso 3,60, ma voglio esagerare, andiamo a 4,80, tranquillamente entro il nostro canale di legalità. Benissimo, altro esempio, e per chiudere ci presentiamo fronte a noi una parete di roccia, esattamente come è stato nel video. Abbiamo trovato una parete di roccia di fronte a noi e vediamo come è possibile che il nostro drone possa anche alzarsi oltre i 120 metri dal punto sottostante, perché abbiamo parlato di punto di terreno sottostante, ma in questo caso portiamo il drone qui, in quest'area, e andiamo a disegnare i nuovi limiti. Eccoli, i nuovi limiti a questo punto iniziano dalla parete, quindi il 120 metri che interessa a noi non è più sottostante a noi, ma è fronte o lateralmente a noi. Eccoci qua ancora una volta nel nostro canale, che andremo poi a ripercorrere scendendo, ma attenzione a non trovarci in questo punto, ad esempio, dove noi siamo nettamente al di sotto di tutte le altezze raggiunte, ma purtroppo, se andiamo a notare esattamente dove ci troviamo, noi ci troviamo oltre il limite per legge consentito, perché siamo a circa 170 metri dal punto di decollo e non abbiamo nulla di più vicino a noi dei 170 metri che ci consenta di rimanere in questo punto. Bene, siamo giunti così alla conclusione di questo video, spero interessante, per il quale aspetto le vostre opinioni, i vostri commenti, le vostre domande, alle quali sarò ben lieto di rispondere. E se questo video vi è piaciuto, sarebbe graditissimo un like e un'iscrizione al canale, sarebbe meraviglioso. Io ringrazio ancora tutti per essere arrivati fino a qua, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!